Eccomi a Venezia, la città lagunare, la Serenissima, la città dei dogi, nonché una delle più belle e romantiche città al mondo. Nel film Agente 007 Moonraker Operazione Spazio del 1979, a un certo punto della storia l'indagine porta Bond a Venezia. Bond scende in questo punto. Siamo in piazzetta San Marco. Sullo sfondo riconosciamo la Basilica di Santa Maria della Salute. Come l'agente segreto, ora ci dirigiamo verso la vetreria Venini, che si trova in piazzetta dei Leoncini. Siamo proprio di fianco alla Basilica e oggi la vetreria Venini non esiste più. Fino a poco tempo fa esisteva veramente, oggi è stata sostituita da un'altra attività. Allora, il negozio ex Venini ancora oggi comunque tratta articoli in vetro. Quello che vediamo nelle scene del film successivamente, ovvero il laboratorio e il museo, in realtà sono stati ricreati in studio. Qui c'è solo il negozio. E ad ogni modo la marca Venini è ancora esposta. Più avanti nel film vediamo risalire queste scalette da parte di Bond, M e il ministro della difesa. 007 non spinge il bottone del vigliacco se non si tratta di qualcosa di serio. È quello che spero. Buongiorno. Vedo che lei si è già messo in contatto con i nostri amici italiani. Dopo averla seguita, Bond fingerà di incontrare casualmente la dottoressa in questo punto. Siamo in fondamenta della Misericordia, riconosciamo queste inferriate alle spalle di Bond e dopo che i due si congedano, la dottoressa percorrerà quella scala laggiù. I due avanzano in questa direzione, con Bond che dà le spalle a questi edifici e la dottoressa dall'altra parte, finché se ne va e Bond prende la sua gondola qua, in questo punto, scendendo da queste scale. Quindi, dopo l'incontro con la dottoressa Goodhead, 007 sembra godersi un tranquillo giro in gondola, dirigendosi da Fondamenta Briati a Fondamenta Foscarini, lungo il Rio di Santa Margherita. Ma nella vita di un agente segreto, si sa, la tranquillità dura molto poco. La gondola di Bond è appena passata sotto il ponte Foscarini, quando il nostro eroe nota che si sta avvicinando un'imbarcazione sospetta. Da laggiù, dal ponte del Forno. 3454 di Fondamenta Foscarini. Qua davanti è il punto preciso in cui lo sfortunato gondoliere che accompagna Bond viene colpito. Sopravvissuto all'agguato, Bond inizia un come sempre vincente inseguimento, che passa da qui. Siamo ancora più a sud, sempre nel sestiere del Dorsoduro, allo squero di San Trovaso, un antico cantiere navale dove si riparano le gondole. Ci siamo spostati a nord, a Canareggio. Quello è Rio di Santa Caterina col ponte Molin della Racchetta sullo sfondo. Qui è stato posizionato un finto semaforo che in realtà a Venezia non è previsto per regolare il traffico nautico. In questo incrocio di canali vediamo la scena della gondola tagliata in due, con da una parte innamorati che non si accorgono di nulla
e dall'altra lo sconsolato gondoliere che affonda. Al termine della vincente inseguimento lungo i canali veneziani, la gondola di Bond, ribattezzata Bondola, già trasformatasi in motoscafo, esegue un'ulteriore trasformazione, grazie alle modifiche della sezione Q, e sfugge ai suoi inseguitori, emergendo in questo punto. Siamo di nuovo in piazzetta San Marco. E ci dirigiamo tra la folla stupefatta verso la più grande piazza San Marco. Sono quasi sicuro che questo piccione sia un diretto discendente di quello del 79. Notate l'incredibile somiglianza. Siamo ora nei pressi del Canal Grande, poco prima del ponte dell'Accademia. Laggiù Bond lega la sua gondola. Sullo sfondo vediamo la Basilica di Santa Maria della Salute e ci siamo spostati nella parte sud-occidentale del quartiere di San Marco. Ecco, Bond lega la sua gondola esattamente in questo punto, tirando il suo cappello da gondoliere, per poi dirigersi a questa parte del Conservatorio Benedetto Marcello, dove eseguirà la sua indagine notturna. La location verrà utilizzata anche per Casino Royale del 2006 e in altri film, ma ne parleremo nel secondo video che realizzerò sulle location veneziane. (007) approfitta del buio della notte per tornare nei luoghi dove aveva pedinato la dottoressa Goodhead, una volta uscita dalla vetreria Venini. E di fianco all'ex vetreria ecco la torre dell'orologio. Oltre all'ora, il magnifico orologio indica anche l'attuale fase lunare e l'attuale segno zodiacale. Nel film, all'interno della torre avviene l'ultimo combattimento di Cheng e lo scagnozzo di Drax ovviamente avrà la peggio nel suo scontro con Bond, precipitando sul pianoforte di un bar sottostante che in realtà non esiste perché sotto la torre dell'orologio troviamo uno degli ingressi principali alla piazza San Marco. Anche in questo caso gli interni che vediamo durante la lotta sono stati ricostruiti negli studi parigini e pertanto non vediamo il vero interno della torre. La dottoressa Holly Goodhead risiede nel prestigioso Hotel Danieli, che Ian Fleming storpiò in Danielli, con 2 L. Per la precisione, gli interni sono stati filmati nella lussuosissima suite del Doge Dandolo, al secondo piano. Se capitate a Venezia e siete appassionati come me di cinturismo, e soprattutto di 007, non perdetevi una visita a Carezzonico. La prima sala dove entrate è proprio il gran salone, la sala da ballo. Frederick Gray, ma che sorpresa. Ovvero la residenza dei laboratori di Drax. E da questa porta entrano con tanto di maschera antigas 007M e il ministro della difesa, facendo ahimè una figuraccia. A nome del governo britannico, tutte le nostre scuse. Non mi sono mai sentito così umiliato in vita mia. Quell'uomo dovrebbe essere sollevato dall'incarico. Ci vediamo al consolato. Dovrò fare quello che dice. Prima di farlo, signore, faccia analizzare questo da Q. L'ho preso al laboratorio. Gli dica di essere estremamente cauto. È letale. Quindi c'era un laboratorio. È meglio che lei si prenda 2 settimane di licenza. Dove avrebbe voglia di andare? Ho sempre desiderato di andare a Rio, signore. Sì, infatti me ne aveva parlato. 007. Niente pazzie. O finiamo nei pasticci.
Siamo in Calle del Piovan Ogritti, in fondamenta Fenice. Questo infatti è il teatro della Fenice. Questo è il ponte Maria Callas, dedicato alla famosissima soprano. E questa calle è l'ambientazione della sequenza in cui vediamo Bond, M e il ministro della difesa Frederick Gray uscire dagli uffici di Drax umiliati. Ma Bond riesce a convincere il suo capo a farsi concedere una licenza di 2 settimane in Brasile, dove in realtà proseguirà la sua indagine. Mi trovo al Lido di Venezia, siamo dentro il monastero di San Nicolò, adiacente alla chiesa di San Nicolò. Nel film Murray, che era Operazione Spazio, l'indagine si sposta da Venezia in Brasile e quando Bond entra in questo monastero di frati sudamericani, in realtà siamo ancora a Venezia, siamo qui, nel chiostro, nel cortile principale, centrale di questo splendidamente conservato monastero che oggi è un campus universitario. Ora, grazie alla squisita gentilezza del personale, potrò visitare anche il piano di sopra. Vediamo Bond percorrere questa navata al primo piano. Siamo al primo piano del monastero di San Nicolò. La scena della lotta dei frati è girata invece nella stanza del caminetto, che è una stanza usata adesso per le conferenze. Per poi spostarsi qui di sotto, essere ricevuto da Moneypenny esattamente in quella navetta lì. A fine anni 70 il pavimento è rialzato, quindi non si vedeva questo mosaico. Questo era l'ufficio dove Bond incontra Moneypenny ed entrava da di là. Infatti si vede sullo sfondo questo arco. Bond si reca da Moneypenny attraversando questo corridoio ed entrando qui dentro. Mentre il cortile centrale viene utilizzato per le scene con Q. James, sembra che tu sia sceso da una montagna. Ci sei andata quasi vicino, Moneypenny. In realtà sono sceso in corsa da una funivia e non importa. In fondo al chiostro. Ah, eccola, 007. Sono palle o sbaglio? Bolas 007. Bene, le tenga pronte per quando serviranno. Dov'è M? È in ufficio, laggiù. Non perdetevi il prossimo episodio con le restanti ambientazioni bondiane di Venezia, sia cinematografiche che letterarie, e qualche collegamento ad altre pellicole. A presto, con nuove location bondiane.